continuato per altri 50 centimetri dopo le diminuzioni e ho pensato di svaporare un poco il lavoro con il ferro da stiro senza appoggiarlo sulla trama perché rischierei di rovinarlo. Ho svaporato i limbi laterali e la parte finale del lavoro, ottenendo così una distensione di tutta la trama che si è regolarizzata. Io vi sto mostrando il rovescio in questo momento e poi questo è il dritto invece, dalla parte del dritto, e ora andiamo a vedere come cucire la nostra sciarpa. Io ho posizionato la sciarpa dividendola a metà e lasciando il rovescio verso di me. Ho fatto congiungere i due limbi della parte degli aumenti, inizio e fine, così come vedete, e l'ho divisa a metà. Ho lasciato il rovescio verso l'esterno, il dritto verso l'interno. Una volta che i limbi del cappuccio sono ben sistemati e allineati, procedo a prendere l'ago, lo infilo con il filo a doppio e faccio passare l'asola che si è creata attraverso la cruna del lago. Con questa asola chiuderò l'inizio della cucitura senza un nudo e senza avere delle codine. Quindi vi mostro, inserisco l'ago tra un'asola e l'altra esattamente nel punto di origine degli aumenti, poi metto l'ago nell'asola del filo e tiro. L'asola si va a chiudere sigillando il lavoro senza nodi e senza codine. Ora io inserisco l'ago, un'asola e l'altra e con il sopraggitto cucio tutta la parte del cappuccio, quindi questi aumenti e poi tutta la parte alta fino ad arrivare all'estremità opposta del cappuccio. Lascio libere le codine della sciarpa che chiaramente saranno indossate libere e che potranno essere incrociate sul davanti anche sotto un cappotto senza creare spessore. Ora vi mostro come sto regolando la tensione della cucitura evitando che arricci. Vedete, inserisco l'ago tra le due asole, quindi prendo l'asola di destra, quella di sinistra e chiudo semplicemente. Io procedo così come vi sto mostrando fino alla fine del cappuccio e poi vediamo il nostro lavoro completato e terminato. Ecco, ho completato l'angolo ed ora vado su fino alla punta. Ecco, ho finito, ho cucito le due parti e rigiro sul dritto e vi faccio vedere il cappuccio finito, la sciarpa completata. Ecco, questa è la parte del cappuccio e questa è la sciarpa libera normale, una normalissima sciarpa che ha questo angolo cappuccio che all'occorrenza ci tornerà utile per poterci proteggere dal freddo e dal vento, ma che se non è necessaria si diventa essa stessa, anche il cappuccio diventa sciarpa intorno al collo senza darci
alcun fastidio, così come vi sto mostrando. Ora vi faccio vedere come diventa, ecco qui, diventa di nuovo sciarpa, il cappuccio si dissimula completamente, è morbidissimo, è un lavoro leggerissimo e davvero ha un effetto davvero bellissimo. Eccola indossata, qui è in posizione di cappuccio, come vedete è davvero nella sua semplicità molto elegante e non ingombra e non dà fastidio. La si può far scendere tranquillamente intorno al collo e indossarla come una sciarpa senza che si veda assolutamente la presenza del cappuccio. Si rialza facilmente sulla testa e ridiventa cappuccio. Ha quasi del magico. Io spero che questo lavoro vi sia piaciuto e che vorrete iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettermi un bel like. Ciao!